Cerchiamo di capire perché il risultato qui di questo dominio è tutto R. Beh, come spiegato prima, al numeratore noi abbiamo un polinomio, quindi non ci poniamo il problema. Il problema sorge nel momento in cui il mio polinomio sta al denominatore. Quindi dobbiamo assicurarci che questo denominatore non si annulli. Allora che cosa succede? Ci chiediamo, questo polinomio si decompone o non si decompone visto che il risultato è tutto R? Siccome il risultato è tutto R, sicuramente questo polinomio non si decompone. Sicuramente rappresenterà appunto una parabola, il denominatore che sta sopra l'asse delle x. E questo come lo scopriamo? Andando a calcolare il delta e ci chiediamo se questo delta è maggiore di 0, uguale a 0 o minore di 0. Ovviamente noi ci aspettiamo a questo punto che sia minore di 0. Vediamo se è vero. Allora, se io vado a fare delta uguale b alla seconda, quindi 1, meno 4 volte il valore di a, che è 2, il valore di c, che è radice di 10, allora senza neanche andare a fare i conti, che cosa vedo? Vedo che questo è 1. Tutta questa quantità qui è sicuramente più grande di 1, perché già ho 4, lo sto moltiplicando per 4, lo sto moltiplicando per radice di 10, sicuramente questa cosa è molto più grande di 1, dunque concludo che qui il delta è minore di 0. Allora, dal momento che è minore di 0, vuol dire che la funzione che c'è sotto, polinomio di secondo grado, risulta essere maggiore strettamente di 0 per ogni x appartenente ad R. Quindi vuol dire che non si può annullare proprio perché, come dicevo prima, sta addirittura sopra l'asse delle x, quindi non ha zeri questa funzione. Ecco quindi che appunto il suo dominio è tutto R. Chiaro?